Ciao a tutti, io sono Alfredo Colitto, benvenuti su Meditation Express per una vita migliore adesso. Mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Cos'è la meditazione e che senso ha meditare? La risposta a questa domanda è un po' complessa. Prima di tutto bisogna dire che la meditazione non è per tutti. La nostra società, il modo in cui viviamo, ci spinge in una direzione completamente opposta e la maggior parte delle persone si lasciano spingere. Non sono felici, ma pensano che sia inevitabile, che non ci sia nulla da fare, a parte tentare di avere più soldi per comprarsi tutto ciò di cui hanno bisogno. Ma se voi siete su questo canale, significa che non siete soddisfatti della vostra vita così com'è e non credete che la soluzione sia comprarsi un maggior numero di cose o accumulare potere o trovare un nuovo amore. Forse avete già tentato tutte queste cose e non hanno funzionato, almeno non del tutto, e quindi siete ancora insoddisfatti. Perciò ora, invece di continuare a cercare una soluzione esterna, state esplorando la possibilità che esista una soluzione interna, che sta nel modo in cui ci comportiamo nella vita. Se non siete soddisfatti, significa che nella vostra vita qualcosa non ha funzionato come pensavate. E ora volete capire cos'è che non ha funzionato e possibilmente cambiare la situazione. La meditazione è lo strumento perfetto per riuscirci. Se la praticate con costanza, posso garantirvi che vedrete i primi risultati molto presto, nel giro di settimane, non di anni. Ma quando diciamo meditazione, cosa vogliamo dire esattamente? Ci sono molti tipi di meditazione, ma tutti hanno una cosa in comune. Sono un modo di lavorare sulla nostra mente. E come mai dobbiamo lavorare sulla mente? Perché tutta la confusione, tutta l'agitazione della nostra vita dipendono dalla mente. Se noi riusciamo a trascendere questa confusione, anche solo ogni tanto, in modo episodico, la nostra vita diventa più semplice. Questa esperienza diretta ci serve poi da stimolo per continuare a praticare. E se un giorno riusciremo a trascendere la nostra confusione non più solo di tanto in tanto, ma in modo continuo, per tutte le 24 ore della nostra giornata, anche quando dormiamo, avremo ottenuto quello che si chiama lo stato dell'illuminazione. L'illuminazione alla fine è questo, è qualcosa di molto pratico e concreto, non è una fantasia vaga, il desiderio di qualcosa che non sappiamo neppure bene che cosa sia. Ora attenzione, la mente è la causa della nostra confusione e dei nostri problemi, ma non è un nemico. Questo è un punto importante. Per superare la nostra agitazione, per superare i nostri problemi, non dobbiamo combattere contro la nostra mente. Secondo alcuni insegnamenti, invece, bisogna combattere l'ego, ma non è così. L'ego è tutto ciò che siamo, è la base della nostra esistenza. Combattere contro l'ego significa combattere contro noi stessi. Perciò noi non combattiamo, abbiamo solo bisogno di convincere la nostra mente a non creare problemi. Il problema principale nella nostra vita è che siamo impegnati in una lotta senza fine per mantenere la nostra posizione, per sopravvivere, diciamo così. Non parlo solo di mantenere il nostro status sociale, ma anche l'idea di noi stessi che ci siamo costruiti a partire dall'infanzia e che siamo decisi a difendere a qualsiasi costo. Naturalmente però anche gli altri hanno un'idea di se stessi e vogliono difenderla e spesso le loro idee sono in contrasto con le nostre. Quindi per difendere la mia idea io devo combattere contro la tua. Questa è la base di ogni conflitto personale, sociale, politico, è la base delle guerre, di tutti i contrasti che ci sono nel mondo umano. Sviluppare la spiritualità attraverso la meditazione significa distaccarci dalla nostra fissazione su noi stessi, distaccarci dal nostro ego. Quindi noi non combattiamo l'ego, ma ce ne distacchiamo un po' alla volta. Per poterlo fare dobbiamo prima comprendere che cos'è l'ego.
Qual è il senso di tutto questo? Chi sono io? Queste sono domande importanti naturalmente, ma qui non stiamo cercando di iniziare una discussione metafisica sul senso della vita. Qui stiamo cercando di capire se esiste qualcosa di molto pratico e concreto che possiamo fare per migliorare la nostra vita. La spiritualità è basata sulla mente. Tutti gli esseri senzienti hanno una mente, anche se a livelli diversi di consapevolezza. È logico che la mente di una formica sarà diversa da quella di un cane o da quella di un essere umano. La mente è ciò che possiede quella che nel buddismo si chiama saggezza discriminante e anche possiede il senso del dualismo, cioè la percezione di qualcosa che è diverso da sé. La mente percepisce quindi una realtà esterna verso la quale sviluppa attaccamento o rifiuto. La nostra mente quindi è il percettore che percepisce una realtà diversa da sé. Lo ripeto perché è importante. La nostra mente è definita dalla sua capacità di percepire un mondo esterno staccato da sé e poi prende questa percezione come la prova della sua esistenza. Per quale motivo succede tutto questo? Il fatto è che noi non siamo mai totalmente convinti che esista quello che noi chiamiamo io, che esista davvero. Per questo cerchiamo continuamente fuori di noi le prove della nostra esistenza. Se mi vedo riflesso negli occhi di un altro, significa che esisto. Questo è il trucco alla base del dualismo, della percezione di un mondo esterno staccato da me, di una percezione divisa in soggetto e oggetto, che è la causa di tutti i nostri problemi. Ora, se tutto parte dalla mente, è logico che sia la mente la base su cui lavorare con la meditazione. Ma la nostra mente è qualcosa di più del semplice processo di confermare se stessa attraverso la percezione dell'altro. Ci sono per esempio anche le emozioni. Le emozioni sono una specie di rinforzo degli stati mentali che danno loro energia. Per esempio, se io nella vetrina di un negozio, vedo un oggetto che identifico come un paio di pantaloni, questo è un pensiero discorsivo, ma non ha abbastanza energia per spingermi ad agire. È solo quando scatta l'emozione del desiderio che io faccio l'azione di entrare nel negozio e comprare quei pantaloni. Quindi la nostra mente non può esistere senza le emozioni. Le nostre fantasie, i nostri pensieri discorsivi non hanno da soli abbastanza energia per sostenere tutto il castello del dualismo, tutta la realtà che noi percepiamo. Questa energia gliela danno le ondate di emozioni che vanno e vengono, salgono e scendono continuamente dentro di noi. Stiamo parlando di desiderio, paura, invidia, gelosia, eccetera. E così, con i nostri pensieri e le nostre emozioni, abbiamo creato un mondo in cui siamo ottimisti o pessimisti, felici o tristi, a volte tutte e due le cose insieme. La nostra vita è un gioco creato da noi nel quale siamo rimasti intrappolati. Magari ci lamentiamo del nostro lavoro, del governo, della crisi economica, ma questi sono fattori secondari. La radice del problema è il nostro continuo bisogno di ricevere conferme dall'esterno e gli altri a loro volta hanno bisogno di ricevere conferme da noi, quindi viviamo tutti in uno stato di perenne insicurezza e siamo preda dei nostri pensieri e delle nostre emozioni e dei nostri giudizi. Naturalmente da questo sorgono una quantità di problemi che sono prodotti da noi ma che noi percepiamo come prodotti dagli altri. Perciò vogliamo agire, cambiare la situazione, cambiare il governo, cambiare il lavoro, cambiare, che ne so, marito o moglie. Come diceva spesso il mio maestro, Chogyam Namkha Norbu, preferiamo la rivoluzione alla evoluzione. Ma quando cerchiamo di cambiare le idee degli altri, scopriamo presto che non è possibile. Tutte le rivoluzioni ci provano, ma prima o poi devono dichiarare di aver fallito. Evolversi è molto più efficace che tentare di rivoluzionare il mondo esterno, perché l'unica cosa sulla quale possiamo lavorare con una reale speranza di successo siamo noi stessi. Non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo cambiare noi stessi. Questo è il senso di ogni autentica pratica spirituale.
lavorare su noi stessi e sulla nostra mente, invece di tentare di risolvere i problemi dall'esterno. In pratica, invece di lavorare sulla proiezione, noi lavoriamo sul proiettore. Se crediamo che i nostri problemi siano fuori di noi, rischiamo di dedicare tutta la nostra vita o una parte, diciamo, del nostro tempo a risolvere il problema numero 1, solo per poi scoprire che esiste anche il problema numero 2 che va risolto e il problema numero 3 e così all'infinito. Se invece comprendiamo che la causa di tutti i problemi è la nostra percezione dualistica, possiamo risolverli tutti insieme, tutti allo stesso tempo, lavorando sulla causa e non sull'effetto, sulla mente e non sulle sue creazioni. Il nostro mondo è costruito dalla mente. Tutto quello che popola la nostra realtà, case, automobili, alberi, qualsiasi cosa, è prima nato nella mente di qualcuno. Perciò possiamo capire che la meditazione non è, come pensano alcuni, l'atto di chiudere fuori il mondo esterno per qualche minuto o per qualche ora e immergersi in una realtà dove tutto è pace e amore. La vera meditazione è l'esatto contrario, significa entrare a fondo in questa realtà, nel suo tessuto, nelle sue fibre. Se il mondo è creato dalla mente, lavorare sulla mente significa lavorare sul mondo e viceversa, lavorare sul mondo significa lavorare con la mente. Perciò questo lavoro che noi chiamiamo meditazione non è qualcosa di vago e misterioso, al contrario, è qualcosa di molto pratico e concreto, è qualcosa di molto presente. Bene, per oggi abbiamo finito. Mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!